saluto a tutti dal canale Inverter Clima. Bene, abbiamo sul banco una scheda Samsung inverter, unità esterna, abbiamo la schedina di controllo di comunicazione e la scheda principale di cui abbiamo primario, secondario e la parte di potenza. Qui abbiamo la parte di filtraggio con l'entrata 220 volt, abbiamo il connettore per quanto riguarda il collegamento al compressore con l'IPM, il PFC, la parte MOSFET con raddrizzatore. Qui abbiamo i due pin per collegare il reattore. Qui abbiamo il connettore per quanto riguarda il fan, la ventola dell'unità esterna. Sulla schedina abbiamo il connettore che ho appena staccato per i voltaggi, per ricevere tutti i voltaggi e avere la possibilità di comunicare questo processore tramite questo connettore con quest'altro processore. Quindi i due processori si comunicano grazie a questo cavetto. Abbiamo il connettore per quanto riguarda la valvola di espansione, il connettore per quanto riguarda le sonde e il connettore per la comunicazione. Ok, andiamo a vedere i voltaggi. Diamo alimentazione, colleghiamo il reattore e diamo alimentazione. Bene, andiamo a vedere direttamente sul secondario i voltaggi in uscita. Abbiamo il D152 12 volt, il D170 17 volt, il D173 13 volt. Qui abbiamo un regolatore da 12 volt a 5 volt, il connettore del fan abbiamo 300 volt, 15 volt, controllo della velocità 0 volt, feedback 5 e 5. Abbiamo il power che oscilla al trasformatore per il secondario e vado a zoomare per vedere la sigla in modo da poterlo riconoscere. Ok, questo è il massimo dello zoom. Possiamo riconoscere la sigla e scaricare il datasheet. Bene, andiamo a vedere sul connettore quali voltaggi riporta alla schedina. Prendiamo il GND, dovrebbe essere dal cavetto rosso 1, 2, 3, 4, il GND dovrebbe essere il quarto a partire dal cavetto rosso. Qui abbiamo comunicazione tra processori, il secondo cavetto abbiamo anche una comunicazione che oscilla un massimale fino a 5 volt.
Qui abbiamo 5 volt fissi sul terzo cavetto, il quarto è GND, il quinto cavetto abbiamo la 13 volt, 0,3 sul sesto cavetto, settimo non abbiamo niente e ottavo non abbiamo niente. Allora, abbiamo visto i voltaggi di questo connettore a partire dal numero 1, questo rosso, sono 8 cavetti in tutto, il quarto è il GND. Ok? Quindi importante verificare su questo cavetto ed avere due comunicazioni, i primi due cavetti di comunicazione, il terzo è la 5 volt, il quarto è GND, il quinto è la 13 volt e il sesto abbiamo uno 0,3 volt. Questi sono importanti da testare. Passiamo sulla parte di potenza. Importante, abbiamo questo integrato che si vede poco, vediamo un po' se riusciamo a zoomare. Ok, importante questo integrato per quanto riguarda lo switch del relè. Quindi questo integrato va a gestire lo switch dei due relè di precarica e relè di carica. Ok, andiamo a vedere quali voltaggi dobbiamo trovare sia sul PFC che sull'IPM. Sul PFC mettiamo il multimetro in voltaggio alternato e andiamo a vedere se abbiamo la 200 volt sul PFC. Ok, mettiamo in voltaggio continuo, puntale su GND e sul terzo pin andiamo a vedere se abbiamo la 300 volt. Ok, manteniamo il puntale sul GND e andiamo a fare dei controlli sui vari piedini del basso voltaggio del PFC. Quindi abbiamo 0,056 sul primo, 5 volt, 0,050, 0,03, 0, 0, 15 volt, 0, 0,037, 0,037 e 0,037. Questi qua non importa perché poi vanno sul processore ad un controllo, quindi qui non dovremmo trovare voltaggio, difatti non ne abbiamo. È importante verificare l'NTC, che è il controllo della temperatura del PFC, è 4,2 volt. Lo stesso vale sull'IPM, 4,2 volt, controllo di temperatura, NTC. Se proviamo a riscaldare mantenendo i puntali sull'NTC, controllo di temperatura, se proviamo a riscaldare con un phon, vediamo che il voltaggio scende. Ok?
Ovviamente il processore è programmato per leggere questa temperatura nel momento in cui arriverà a surriscaldarsi, per cui è stato programmato, darà l'errore. Andiamo a vedere la 15 volt, la presenza della 15 volt sul PFC, la presenza della 15 volt sull'IPM. Ok, adesso facciamo un controllo sulla parte di bassa tensione. Non si vede tanto bene perché è un po' sporco di pasta termica. Questa è pasta termica, non è conduttiva, quindi non è un problema. Partiamo dal primo piedino. Abbiamo 0,29, 5 volt, 0,02, 0,02, 0,02. Questi sono i segnali che vanno dal processore al IPM, al gate dei MOSFET all'interno dell'IPM, quindi questi sono anche importanti da testare, perché se non abbiamo il 2 finale significa che la pista è interrotta o la resistenza tra i due componenti. Abbiamo il GND 15 volt, 15 volt. Qui dovremmo avere altri 3 pin di 0,02, difatti ce l'abbiamo. Qui dovremmo avere una presenza di 15 volt circa. Ok, ok. Sulle tre uscite del connettore dovremmo avere gli stessi voltaggi che abbiamo trovato qui su questi pin, quindi 15 volt circa. Ok, ok e ok, perfetto. La 300 volt ovviamente sul positivo. Adesso andiamo a verificare questo integrato importante, perché la lettura della shunt per quanto riguarda i milliampere che poi vengono amplificati e trasferiti al processore. Mettiamo sempre il puntale sul GND, anzi lo possiamo mettere anche qui. Dal piedino numero 1, il piedino numero 1 è riconoscibile con un pallino sull'integrato. Vediamo un po' se riesco a zoomare. Ok, questo è il massimo che posso fare. Vediamo un po' se riusciamo a riconoscere l'integrato. Allora, è un MV324D. Eccolo qui, Ok, andiamo a prendere le misure partendo dal piedino dove vediamo il pallino, questo qua, il piedino numero 1, puntare sempre su GND, abbiamo 2,49 volt, zero virgola 15, 0,15, 5 volt, 2,5 volt, 2,5 e 2,5, 0,44, 0,44, 0,020, 0, 0,50, 0,50 e 0,50. Ok. È importante
sia il piedino numero 1 che 2,49, questi sono piedini out che vanno poi sul processore, che il piedino numero 8 che è questo qua, 0,44. Scusate, volevo dire il piedino numero 14 che è 0,44. Questo è il piedino numero 14, 0,44. Il piedino numero 7, 2,5, anche out. Il piedino numero 8 che è 0,49 e 0,44 è il piedino numero 14. Sulla parte retro non abbiamo integrati. Su questo condensatore abbiamo la 5 volt, su questo abbiamo 15, sul transistor qui abbiamo la 5 volt e 5 volt. L'alimentazione al processore è di 5 volt. Perfetto. Qui abbiamo dei opt isolatori, 1, 2, 3. Possiamo andare a testarli. Opt isolatore PC352 e abbiamo comunicazione. Possiamo andare a vedere il massimale del voltaggio in comunicazione. Abbiamo un massimale di 1,2, 1,27, ecco 1,29, ok, mentre sull'altro opt isolatore andiamo a vedere un po', sempre in entrata del secondo opt isolatore, il centrale, abbiamo un massimale di 0,9, 0,92 massimale, mentre sul terzo, che è il PC 181, quindi questo non oscilla, no, questo non oscilla, quindi qui abbiamo solo un voltaggio 1,1 volt. Andiamo a vedere in uscita dell'opt isolatore piedino 3,4 il centrale e andiamo a vedere il massimale. Abbiamo un massimale di 4,8 volt in uscita. Andiamo a vedere sul opt isolatore il PC 352 in uscita sul piedino 3,4 e anche qui abbiamo 4,8 volt. Bene, abbiamo visto un po' tutto di questa scheda. Gli opt isolatori che vi ho fatto vedere, i massimali di voltaggi e la comunicazione tra i due processori, lo scambio dati dei pacchetti seriali che si scambiano tra processori. Bene, abbiamo fatto una recensione che ci può servire nel momento in cui abbiamo una scheda guasta e possiamo andare a fare dei paragoni guardando questo video.
Bene ragazzi, da Mimmo Frigger questo è tutto, mi raccomando lasciate un bel like e soprattutto iscrivetevi al canale. Da Mimmo Frigger questo è tutto, un abbraccio a tutti e ci vediamo ad un prossimo video.